Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire un preamplificatore fono, in particolare il Doug Audio T4. Un preamplificatore fono è un'elettronica che permette di aumentare e effettuare una de-enfasi, che si chiama de-enfasiria, del segnale che proviene da un giradischi. Il segnale che raccoglie infatti la puntina di un giradischi è molto debole e presenta inoltre una forte equalizzazione, che è chiamata equalizzazione RIA, che è stata introdotta quando è stato inciso il vinile. Quindi il preamplificatore sostanzialmente va ad aumentare il livello del segnale del giradischi per mandarlo poi a un eventuale amplificatore e ha anche il compito di filtrare il segnale per riportarlo al segnale originale, togliere quindi l'enfasiria. Ho deciso di prendere questo preamplificatore perché volevo trovare un'alternativa un po' più carina esteticamente rispetto al mio Project 2 Box S2, che è un preamplificatore fono molto più costoso. Prima di iniziare con la recensione, come al solito però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così da non perdervi le prossime recensioni. Ma ora passiamo subito all'unboxing. Una volta aperta la scatola troviamo un piccolo manuale di istruzioni in lingua cinese e anche in lingua inglese. Successivamente troviamo la solita garanzia in cinese. Poi troviamo un cavo mini jack RCA e sembra anche di buona fattura. Poi troviamo un alimentatore da 12 volt. Poi troviamo due scatoline che dovrebbero contenere in teoria le valvole di preamplificazione. Infatti ecco una valvola. Nello specifico è una JAN 5654 e ovviamente nell'altro pacchettino troviamo la seconda valvola. Io le sto toccando con le mani, ma prima di utilizzarle andrò a pulirle con dell'alcol isopropilico. Dentro una busta poi troviamo il preamplificatore vero e proprio, che ha una colorazione un grigio scuro quasi tendente un po' all'azzurro. È una colorazione molto particolare che trovo molto carina. E la cosa più bella forse è anche il piccolo V-meterino che c'è sul frontale. Ora possiamo andare a collocare le due valvoline negli appositi zoccoli che si trovano sul pannello frontale subito dietro il V-meter. Incastrarle è molto semplice, infatti basta rispettare la pedinatura, c'è un piedino mancante che deve corrispondere al buco mancante sullo zoccolo, quindi è impossibile sbagliare e una volta che sono inserite la presa è molto salda, quindi non si muovono. Possiamo notare che su questo lato del preamplificatore abbiamo anche un piccolo trimmer con la scritta V-meter adjust e serve semplicemente a regolare la sensibilità del V-meter e questo è molto utile, infatti in base alla sensibilità del nostro giradischi possiamo andare a cucirci la sensibilità del V-meter in modo che questo non sia sempre a fondo scala o che non si muova mai. Poi su questo pannello troviamo anche dei selettori, in particolare dei selettori per il canale destro e dei selettori per il canale sinistro, e questi selettori ci permettono di impostare la modalità MM e MC. In particolare se abbiamo una testina con uscita MM ci basta impostare il selettore numero 2 in alto per entrambi i canali, mentre se abbiamo una testina con uscita MC andiamo ad alzare la levetta che ha il numero 1 su entrambi i canali e andiamo a abbassare la numero 2. Se utilizziamo questo tipo di testina inoltre possiamo andare anche a regolare la resistenza. Nella tabella a fianco infatti possiamo trovare vari valori di resistenza con il relativo numero della levetta. Quindi ci basterà alzare il numero della levetta che ci interessa per andare a selezionare la resistenza che ci serve. Per sapere il valore di resistenza che dobbiamo inserire dobbiamo andare a consultare la scheda tecnica della nostra testina MC. Passiamo poi a vedere il pannello posteriore. Qui troviamo il pomello per la massa dell'ingresso fono e il relativo ingresso fono canale destro e canale sinistro. Poi abbiamo un ingresso ausiliario che è un ingresso di linea, quindi non un ingresso fono. Poi abbiamo l'uscita preamplificata e infine l'ingresso per l'alimentatore da 12 volt. Per quanto riguarda il pannello anteriore invece abbiamo un grande potenziometro rosso che ci permette di accendere e spegnere il dispositivo e anche di regolare il volume, e sotto di esso troviamo anche un'uscita cuffie. Particolare molto interessante del frontale è il piccolo V-meter. Qui lo possiamo vedere in funzione e possiamo vedere il movimento del lago, provocato da un segnale musicale in ingresso. Il V-meter non ci dà nessuna indicazione per quanto riguarda la potenza o il livello del segnale, ma ha solo una funzione estetica che però io trovo molto bella. Prima di procedere con lo smontaggio dell'apparecchio e le misure, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche che ci dichiara il costruttore. Tralasciando le indicazioni sui vari ingressi che abbiamo già visto, ci viene indicata la massima potenza dell'uscita cuffie, che è di 150 mW a 32 ohm, e anche l'impedenza delle cuffie che possiamo abbinarci, che è da 32 a 300 ohm.
Poi ci vengono indicati i parametri dell'ingresso ausiliario, in particolare abbiamo un input massimo di 0.775 volt, un'uscita massima di 1,5 volt, una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz a più o meno 0.3 dB, quindi molto buona, un rapporto segnale-rumore maggiore o uguale di 110 dB, molto buono anche questo, e una THD dello 0.2%. Poi abbiamo anche le specifiche dell'ingresso fono, in cui il massimo livello è di 0.005 volt, la massima uscita è di 330 mV per una testina MM e di 3 volt per una testina MC. Poi ci viene indicato che la risposta in frequenza è conforme alle norme RIA e sta nel range di più o meno 3 dB. Il rapporto segnale-rumore è di 71 dB e la THD dello 0.8%. Poi ci viene indicato che funziona con ingresso 12 volt e poi le dimensioni e il peso che è di 640 grammi. Passiamo ora allo smontaggio dell'apparecchio per andare a vedere il circuito interno. Smonto le viti del pannello anteriore e del pannello posteriore. Rimuovo poi la parte esterna del potenziometro e anche tutta la parte del V-metero. Ora posso estrarre il pannello posteriore a cui è ancorato il circuito interno. Ho fatto una fotografia così possiamo andare a analizzare meglio il circuito. Quest'ultimo si ripresenta ben fatto e ben ingegnerizzato. Nella parte bassa troviamo la parte che si occupa dell'alimentazione, sopra di essa la parte vera e propria di preamplificazione e troviamo anche due amplificatori operazionali NE5532. La parte di preamplificazione fono è poi collegata a un'altra scheda che presenta i due zoccoli in cui vengono innestate le valvole. Questa piccola scheda presenta anche il circuito che permette il funzionamento del V-meter. Veniamo ora alla parte di misurazioni. Vediamo per prima cosa il grafico della risposta in frequenza dell'ingresso AUX, quindi dell'ingresso del segnale di linea. Come possiamo vedere la risposta è molto lineare. A 20 Hz siamo sotto di 1 dB, mentre a 20 kHz abbiamo un'attenuazione di circa 0,3 dB, quindi è molto lineare. Andiamo poi a confrontare la risposta del canale destro a quello sinistro e possiamo vedere che sono totalmente sovrapponibili, l'unica differenza avviene per le frequenze oltre i 20 kHz in cui le due frequenze iniziano a divergere leggermente. Stiamo parlando però di frequenze che sono sopra l'udibile, quindi lo trovo totalmente irrilevante. Non è stato facile invece andare ad ottenere un grafico di risposta in frequenza della parte fono. Quest'ultima infatti deve anche andare ad effettuare una de-enfasi dell'equalizzazione RIA con cui vengono incisi i dischi in vinile. Quindi sono andato a generare io stesso tramite il computer un segnale con un'equalizzazione RIA per andare poi a vedere in che modo il preamplificatore effettua le de-enfasi di questa equalizzazione. Come possiamo vedere la curva presenta delle piccole oscillazioni, ma queste sono delle piccole imprecisioni del mio sistema di misura. Per quanto riguarda la de-enfasi, possiamo dire che è abbastanza lineare, anche se non è perfettamente lineare. Le frequenze sopra i 1000 Hz infatti iniziano a crescere e arrivano a 20 kHz con un aumento di circa 1,5 dB, mentre le frequenze basse iniziano a perdere un po' di intensità sotto i 100 Hz e arrivano ai 20 Hz con un'attenuazione di meno 3 dB. La risposta in frequenza quindi sta come dichiarato in un range di più o meno 3 dB. Se andiamo a confrontare poi la risposta fra i due canali, destro e sinistro, possiamo vedere che sono perfettamente sovrapponibili. Ripeto che le leggere ondulazioni, le leggere differenze che ci sono dovute a un errore del mio sistema di misura, che in questo tipo di misurazione non è così preciso come nelle solite misurazioni. Per quanto riguarda l'uso di questo preamplificatore mi sono trovato bene. Specifico che l'ho utilizzato solo come preamplificatore fono, non ho utilizzato quindi l'uscita cuffie e neanche l'ingresso AUX. In particolare l'ho utilizzato con una testina MM, l'Ortofon M2 Silver, che è una testina che costa praticamente più del preamplificatore, e con il giradischi Project X1, che è un giradischi di fascia alta. E ho avuto anche modo di confrontarlo con il Project 2Box S2, che è il prefono che avevo precedentemente. Posso dire che il suono fra i due è abbastanza simile, quindi entrambi hanno un suono secondo me di buon livello. Il dettaglio c'è, la grana è abbastanza fine, il medio-alto è corretto e l'unica differenza l'ho trovata un po' sulle note basse. Infatti le note basse del Project sono leggermente più profonde ma sono molto meno frenate e secondo me ha anche un po' un medio-basso leggermente enfatizzato, mentre il Doak Audio ha dei bassi leggermente meno profondi ma più controllati. Quindi posso dire che nella mia catena di riproduzione analogica
il Dock Audio secondo me ha un suono leggermente più corretto rispetto al Project. Veniamo ora ai voti finali. Per quanto riguarda la risposta e frequenza ho dato un 7,5, per il suono un 8,5, per il design un 9, per la versatilità un 8 e per il rapporto qualità-prezzo un 8,5. Per quanto riguarda il prezzo, infatti, ad oggi su Amazon lo troviamo al costo di 98 euro, con la possibilità di applicare uno sconto del 5%. Però vi consiglio di andare a vedere il prezzo aggiornato, perché spesso su questi prodotti viene applicato uno sconto che dura anche solo un giorno. Nella descrizione del video trovate un link che vi manda direttamente al preamplificatore. Vi ricordo che è un link affiliato con Amazon, quindi se voi decidete di acquistarlo tramite questo link, per voi il prezzo non cambierà di un centesimo, ma Amazon vi riconoscerà una piccola percentuale. Vi ricordo inoltre che se dovete acquistare qualsiasi prodotto su Amazon e avete voglia di sostenere il canale, vi basta cliccare su un link qualsiasi di quelli che metto in descrizione, che vi manderanno a un prodotto. Dopodiché potete cercare nella barra di ricerca il prodotto che vi serve e acquistarlo. Anche in questo modo per voi il prezzo non cambierà di un centesimo, mentre Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale. Grazie a chi vorrà sostenere in questo modo il canale e anche di aver visto il video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, in modo da non perdervi le prossime recensioni. Grazie e al prossimo video.